me is 3 o'clock Saturday afternoon. Family, friends, supporters, 2 sets of footballers going toe to toe. When you get the win, it means more than anything in the world. Il calcio è sempre stato uno sport alla portata di tutti, del popolo per il popolo, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Il calcio moderno è sempre più orientato al business e presidenti e la gestione in generale dei club è più orientata al fatturato e a far quadrare i conti, sempre più distante da quella che è la passione e le radici del club. A sleeping anger has been awoken in English football. The Glazers, they're not about the club, they're about money, they're about greed. We don't want to be that. Ma c'è una squadra che da quasi 20 anni sta cercando di cambiare tutto questo. Stiamo parlando dell'FC United of Manchester. L'idea di questo viaggio alla scoperta di una delle squadre più interessanti di tutta Europa è partito qualche mese fa, quando Andrea di Calcio Inglese mi ha invitato a fare un viaggio con i suoi iscritti con la finalità di organizzare una partita di beneficenza contro l'FC United. Inizialmente non avevo idea di cosa questa squadra rappresentasse, ma guardando qualche video online ho capito che stava andando incontro a una cosa mai trattata e mai vista su YouTube Italia, che aveva effettivamente bisogno di essere raccontata. Si sta facendo? Ma io ragazzi non vengo più, ve lo dico già. Anche l'altro viaggio a Manchester ero l'ultimo ad arrivare. Speriamo porti fortuna questa cosa. Quante British, quante vibes ci sono in questo taxi qua. Le compagnie che sono arrivate qua, Ragazzi, benvenuti all'inizio del video, divertitevi perché io già mi sto impazzendo, ok? Giacomo Sanvitale non ha capito che questa serie è una serie seria e quindi tutte le sue parti non ci saranno. Nelle 72 ore che sono rimasto a Manchester sono riuscito a vivere il calcio a 360 gradi per come lo conosciamo oggi, passando dall'Etihad ad immergermi nella tifoseria di una squadra dilettantistica per poi sfidare gli stessi tifosi in una partita amichevole. Pensavo in questo modo di andare proprio a fare un confronto tra il calcio moderno e il calcio dilettantistico del popolo, quello un po' che tutti noi riusciamo a vivere nella quotidianità, e nella mia testa l'esito di questo confronto era piuttosto scontato, invece mi ha regalato un epilogo completamente diverso. Ma per dare un senso a questo weekend inglese dobbiamo fare un passo indietro, perché il nostro percorso inizia proprio con il confronto tra Manchester City e Arsenal. Let's go, let's go! Siamo in pole position. Gallarate. Mi chiedo cosa tu ti aspetti da un environment così. Vibes differenti da quelli che abbiamo vissuto in Italia, tanto divertimento e tanta passione. Andiamo a vedere anche lo store perché devo prendere una maglia per un mio amico, perciò sarà figo, ragazzi, sarà figo. Casa del Man City. Una cosa che comunque non manca, e lo noti subito, è la quantità di birra nelle mani di questi tifosi inglesi. Quella è sempre presente. Non male, L'emozione tra un big match tra due squadre importanti di Premier League l'avevo già provato lo scorso novembre, sempre all'Etihad tra Chelsea e Manchester City, e posso ribadire che se voi siete abituati a quelle che sono le coreografie milanesi, romane, potreste rimanere delusi. Questo perché la maggior parte dei tifosi che popolano e che vanno a riempire lo stadio, che è effettivamente sempre pieno, e questo è una cosa bellissima del campionato inglese, molti di loro sono, come lo ero io, un tifoso, una persona normale, che però non riesce a trasmettere quel tifo, non riesce a creare quell'atmosfera che il vero tifoso della città, che tifa veramente la propria squadra, riesce a creare. Quindi dimenticatevi tutto quelli che sono i cori per 90 minuti che potreste trovare in un San Siro o in uno stadio olimpico. Tempo finito, deludente a livello del gioco, curva Arsenal clamorosa, tutto il resto dello stadio un po' come quando siamo venuti qua a novembre, un po' meno festaiolo, no? Io tifavo Arsenal, ma esulto perché un gol ce lo meritavamo.
della Premier, devi seguire la Premier, è che effettivamente tu puoi arrivare fino in campo. Se da un lato partite così ti possono regalare l'emozione di vedere dal vivo giocatori come Haaland o Saka a praticamente 5 metri di distanza, dall'altra parte chiaramente tutto questo ha un costo che negli anni sta sempre diventando più alto. Considerate che un biglietto costa dai 40 ai 70 pound per andare a vedere le squadre di Manchester e anche quello che trovate all'interno ha un prezzo piuttosto elevato. Se volete portarvi a casa un cimelio, una maglia che vi rimarrà come ricordo, sono altri 100 pound, la media delle birre in Premier League sono altri 5 pound, stanno diventando qualcosa di abbastanza proibitivo per la gente che ha meno disponibilità economica. Se per molte persone l'aumento dei prezzi o il fatto per esempio che non si possa bere una birra sugli spalti perché in Premier League è vietato è stato qualcosa di poco importante, per altre questo ha creato un malessere tale dal dare loro la motivazione di sedersi ad un tavolo e di cercare di cambiare tutto questo. E da quel tavolo, nel 2005, è nato l'FC United. Penso avere in promozione uno stadio così, ma anche a livello di design è pazzesco. La storia di questo club è incredibile, di questo stadio, di questo posto, tutto quello che gira intorno a questa società, perché i colori e anche il nome vi ricorderà sicuramente quello che è il Manchester United. E infatti questo club nasce nel 2005 dagli stessi tifosi che andavano ogni domenica all'Old Trafford. Tifosi che decidono, dopo una gestione societaria che non li accontentava, sempre più rivolta al fatturato e meno alla passione dei tifosi, di crearsi un proprio club. Lo stadio dell'FC United ti dà la sensazione di essere la rappresentazione fisica di un tradimento. Abbiamo una parte della coppia che si è allontanata nonostante fosse ancora innamorata. Questa cosa lo si percepisce dal fatto che tutto lo stadio è tappezzato di simboli del Manchester United. Banalmente anche dal colore dello stadio, che ricorda un pochettino quello di Old Trafford, ai colori del team che rimangono il rosso, passando da maglie appese all'interno dello stadio con la firma di Cantona. Perché la realtà dei fatti è che nel 2005 il tifoso che si è allontanato per sempre o quasi da Old Trafford non l'ha fatto per allontanarsi dai colori della squadra, ma l'ha fatto per allontanarsi dalla società, da una società che non andava più a rispettare i colori e i tifosi stessi. So you are still a Man United supporter? All of us, yeah. Very much so. We've even got guys who go to both, which is weird, but hey, most of us will just never go back after the Glazers. So I don't go anymore. I still say I was a fan. In the end, I might watch them on television if it doesn't clash with one of our games, and I would want them to win compared to anyone else in the Premiership. But I'm less worried if they lose. Come dice il cartellone, ancora tifosi del Manchester United, ma non supporter dal punto di vista finanziario. Ci sono tantissimi tifosi che ancora seguono il Manchester United ma non lo fanno all'Old Trafford, cioè non vogliono pagare il biglietto per finanziare la nuova proprietà, ma appunto spendono i soldi per vedere le partite live la domenica qua a vedere l'FC United e non più il Manchester. Chiaramente col passaggio dal Manchester United all'FC United anche la percezione, comunque come viene vissuta la domenica da parte di un tifoso che prima andava all'Old Trafford e adesso si sposta a vedere una partita di dilettanti, è clamorosamente cambiata. Experience as a fan was totally different than when I went to FC United. So if you're a Manchester United fan and you went somewhere, you would be treated as dirt if you were away. Yeah. You could only go to these 3 pubs. You were shepherded to the ground. You were held there. You were treated horribly. When I started watching FC United, great atmosphere, loads of singing, and a great day out. No problems with away fans, no problems at all like that. It was just a fun, really fun day, and I thought, wow, this is much more fun than Old Trafford. Grazie ad Andrea siamo riusciti a vivere tutto il dietro le quinte di una domenica tipo sia di un tifoso che di un giocatore di questo club, partendo in primis dagli spogliatoi. Infatti senti in Serie A, non ci sono grosse differenze sinceramente, forse gli spazi, ma questa è un'eccellenza, promozione. The shit that people doesn't see. La merda che la gente al di fuori dello spogliatoio non vede. Questo era parafrasato
quello che c'era scritto sopra alle postazioni dei giocatori, insieme a tantissime altre frasi. In generale uno spogliatoio curato ai minimi dettagli, frutta prima della partita, televisioni, tutto quello che si potrebbe immaginare in una squadra di fatto professionistica. We go to grounds where they have just 200 or 300 people, and they come here and they go, wow, this is everybody's FA Cup final, because they now think they're playing Manchester United. They're not playing Manchester United, they're playing FC United. They all raise the game, which is why every week, every game we play is somebody else's cup final. That makes sense? L'FC United è di fatto una squadra che si appoggia sul volontariato, comunque sui fondi dei tifosi, che poi effettivamente costituiscono la struttura proprio economica che mantiene e manda avanti la baracca. Chiaramente, essendo una struttura così grande, andando a dover gestire uno stadio da 4.000 persone, uno shop con del merchandising e quant'altro, c'è stato il passaggio a dei dipendenti che lavorano in maniera fissa all'interno del club. Ci sono 10 persone che nella zona stadio hanno il loro ufficio e lavorano 24 ore su 24. Comunque il lavoro principale che fanno è effettivamente quello di andare a svolgere delle mansioni per l'FC United. Quanto sono avanti anche a livello di merchandising, hanno tutto. A parte che lo sponsor è New Balance, quindi gli permette di avere un pochettino anche polo, quelle che sono magliette normali, le magliette quelle della gara. Sarei curioso di capire effettivamente quanto costano. 42. Si coppa. Thank you. Pato. E ora abbiamo anche la nostra sciarpa. Con la sciarpa al collo e mentre lo stadio stava cominciando a popolarsi di tifosi e i giocatori erano quasi pronti per il riscaldamento, mancava solo una cosa da andare a vedere. Forse l'ambiente che sta più a cuore ai tifosi inglesi. And when we built the ground, one of the main requests from the members was to have a massive bar. So the bar that we've got over there is massive. You can fit loads of people around it. That was one of the requirements that the members wanted. Beh, è un po' diverso dai campi italiani. Un po' diverso, no? Allora, 3 birre, 11 pound e 40. L'obiettivo del progetto FC United è quello di riportare un pochettino le vecchie vibes, appunto, del football che si vedevano nei vecchi stadi di Premier League. La differenza a livello proprio di approccio e di gestione del club è chiaramente diversa, sono diverse le categorie, è diverso il livello che si va a vedere allo stadio. Sinceramente, per come vivo io il calcio, questo, essere vicini, di godersi una pinta di birra sulle tribune senza essere tartassati dai steward, avere delle curve che effettivamente sono tifosi veri, che sostengono la squadra, in questo caso in tutti i sensi, perché le sostengono a livello economico e a livello proprio poi di pathos, di tifo durante la domenica, è meglio. Cioè le vibes proprio della tifoseria sono più calde, sono più vere. Football isn't just a game in the end. If we lose, obviously I would like us to win. We win today, we can go into the playoff places, that would be nice. But if it doesn't happen, then I won't be grumpy this evening. It's more about the connection with people. I see a lot of friends here. We have the band on, we have beers under the stand and stuff. And you know, it's a day out. Un minuto di partita, prima entrata, Barella in campo. Questo è il calcio inglese. La capienza dello stadio è di 4.000 persone e ogni domenica ci vanno circa 2.000-2.500 fan che seguono la squadra in casa. Immaginate la pressione che possono avere questi giocatori che si trovano in 7ª divisione inglese, quindi di fatto come se fosse una promozione, una prima categoria italiana, con tutta questa gente che li segue e supporta il club sia a livello di tifo ma anche a livello economico. So, do you feel the pressure sometimes to be, you know, surrounded by a lot of people? You've got to take that, you know, but this club, I've been here 4.5 years now, and I can safely say that they've never turned on the manager or the players. You know, they've always
cheered us on. You know, even if we've lost, you know, there's still an amazing bunch of supporters. So my motto is, don't get too overexcited when you win, and don't get too down when you lose. Just keep looking forward to the next game. As a manager, what do you want from your players? When I touch the badge, I want them to play for the badge. I want them to play for the club. Not only they play football, they play for what I would class one of the biggest non-league football clubs that there is. You should be proud, and with the proud comes the joy of playing for the club. You know, the minimum that you can do is look at the crest on your shirt and say, you know, I'm privileged to be playing for this football club, and you know, every time I touch it or come in the stadium, you know, it's an honour. If you don't play for the badge, then you might be playing for somebody else. So, you know, play each game as though it's his last, and that's what I say. Il fatto che i tifosi siano effettivamente i primi finanziatori del club, secondo me rende anche lo stesso tifoso molto più responsabile, no? Quando va alla partita, se devi andare al bar magari eviti di berti 10 pinte perché poi fai una figuraccia o crei casini che poi tu stesso dovresti andare a riparare. Quindi questo sicuramente rende più consapevoli le persone. Infatti sono atmosfere sane e belle. No! Tutto quello che abbiamo visto oggi io penso che sia probabilmente meglio di quello che abbiamo visto ieri all'Etihad. Non so cosa dici tu. Verità. Verità, Verità. no? Incredibile pensare che per una partita di settima divisione si riescono a vivere emozioni del genere. Pensare che è stato tutto creato da persone normali, senza grossi budget. 12 pound ben spesi, se dovete venire a Manchester. Sono le vibes inglesi. Una delle cose che mi ha fatto più sorridere in senso positivo e mi ha fatto più quasi emozionare è il fatto che le persone che poi ci hanno guidato all'interno degli spogliatoi, del campo, in tutte le zone interessanti di questo luogo, erano clamorosamente emozionate e anche invogliate a raccontare la storia di questo club. Cioè proprio ti dicevano cose che tu neanche gli chiedevi, gli davi là magari con una domanda, gli chiedevi una curiosità, loro si aprivano in questa cascata di informazioni, tra cui, tra l'altro, una di cui loro vanno particolarmente fieri è il fatto che sono i primi e unici campioni d'Europa dei dilettanti. We won the Phoenix Trophy. You know all about that? We were the only English team to win a European Championship last year. Oh yeah, it's true. How good is that? Yeah, fantastic. La corsetta. Ce ne andiamo, è stato bello, intenso. Vista la partita all'Etihad, vista la partita dell'FC United, della vera squadra, è il momento nostro di scendere in campo in una partita che è un amichevole. Vedrete che è stato forse tutto fuorché che è un amichevole a livello agonistico. Match day. Allora, il caso ha voluto che io, scarpe e guanti, abbia portato arancione fuori. Non lo sbaglio mai, l'outfit non lo si sbaglia mai. Tocco di classe. Tocco di classe. Check. Sembri quasi serio. L'unica cosa che sarà buona di questa partita probabilmente. Dai, vediamo di non far casini. Essere alla domenica a Manchester, giocare con questo scenario alle nostre spalle, FC United of Manchester, Sunset, contro i loro tifosi, queste sono football vibes, c'è poco da dire.
abbiamo segnato il 2-0, ho appena scoperto che i centrali di difesa non parlano italiano. Io è da tutta la partita che gli sto chiamando tipo solo, uomo, a destra, a sinistra. Ho detto mia, non me l'ha lasciata. Mio, keeper! Effettivamente probabilmente perché non capisce niente di quello che gli ho detto fino ad ora. Molto bene. Finito un primo tempo pirotecnico, ma che equivale anche alla fine della nostra partita, tipo 6-1, 5-1? 6-1. 6-1. C'è un flusso di nuvole che stanno andando a una velocità astronomica, confluiscono sopra lo stadio dell'FC United. Bellissimo. FC United. Si conclude questa avventura, 72 ore a Manchester, siamo passati dal City all'FC United come tifosi sugli spalti a giocatori. Abbiamo vestito per 45 minuti la loro maglia, tutto questo è incredibile, abbiamo vissuto delle emozioni pazzesche. Devo dire che per come sono fatto io, le vere football vibes forse stanno più nella zona dei tifosi, dove c'è il calore vero ancora come in questi stadi. Questo club è fatto dai tifosi, per i tifosi, si vede, la struttura è incredibile, pensare che è veramente stata fatta con i fondi dei membri. Si conclude così questo primo episodio di Football Vibes, un format che spero abbia smosso qualcosina in voi e vi abbia fatto venire quantomeno la voglia di andare a fare del turismo calcistico, con un pochettino anche l'obiettivo di questo format. Devo ringraziare assolutamente Andrea di Calcio Inglese, il buon Jack Sanvitale che ha dato un po' di spettacolo e ha anche acceso quelli che sono i tifosi durante l'amichevole, il buon Lore per le riprese e Davide per le foto. E ringrazio anche voi se lasciate un'iscrizione, un bel mi piace e soprattutto un commento costruttivo su cosa non vi è piaciuto di questa puntata, perché chiaramente essendo la prima servono anche commenti costruttivi di cose che non sono andate bene e commenti in generale su magari quelli che potrebbero essere i prossimi posti, squadre o aneddoti da andare a raccontare su questo format. Questo era Football Vibes.